Nell'antichità, quando una persona subiva un trauma fisico o psichico, la credenza era che la sua anima si frammentasse a causa del dolore e una parte se ne andasse e si smarrisse. Una pratica che gli antichi popoli dell'Asia centrale utilizzavano per curare questo disagio si chiamava recupero dell'anima e consisteva nell'aiutare la persona a recuperare queste parti smarrite e riportarle a sé. Guarire significava quindi ritornare interi. Il mio metodo consiste nel portare ogni individuo a divenire consapevole delle fonti più profonde della sua esperienza e creatività, riscoprendo e riappropriandosi del proprio corpo, dei propri sensi e delle proprie emozioni per raggiungere, attraverso una perfetta padronanza di sé, autenticità e integrità. Sono Rita e sono qui perché ho partecipato a questo laboratorio alla fine del quale ci è stato chiesto di rappresentare le nostre emozioni con un oggetto, con una poesia, una qualsiasi cosa che appunto rappresentasse ciò che abbiamo provato in questo percorso. Io mi chiamo Aurora e dico che l'esperienza che ho fatto adesso in questi 3 incontri mi è rimasto tanto dentro l'esperienza della meditazione del cuore. Ciao, sono Letizia. Io mi sono inserita in questo laboratorio qui nel centro di supporto per le donne in rosa a Oriolo, diciamo subito dopo aver appreso della mia diagnosi di tumore al seno. Mi è stato fortemente consigliato da tante persone e mi sono inserita. Chiaramente era un laboratorio rivolto a persone che avevano già affrontato il percorso della malattia e io forse ero l'unica che ancora doveva cominciare il tutto. Mi chiamo Antonia e ho partecipato a questo bellissimo convegno di Amazzone e Afrodite, non sapendo veramente a cosa andavo incontro, di che si trattava sinceramente, però mi ha aiutato moltissimo a togliere tutte le perplessità che si trovano durante questi percorsi, diciamo, di malattia, che però viene molto seguita dalla scienza medica, insomma, e aiutati. Salve, io sono Cesira. Io sono arrivata a Oriolo, avevo un paio di scarpe da ginnastica e ero vestita sportiva perché io cammino molto e ho camminato tanto, prima di arrivare a questo gruppo. E alla fine ho trovato la strada, sono arrivata, ho conosciuto altre donne, ognuna ha la sua esperienza, e hanno parlato della loro inizio malattia, il percorso che hanno fatto, e io ho parlato un po' di me, ho parlato del mio percorso che è accaduto nel 2018. Allora, sono Giuliana e io vengo da Trevignano e appunto, come dicevo, Trevignano e il nostro lago, il lago di Bracciano, è la mia vita, la mia serenità. Ho avuto la fortuna tramite Graziella, di poter partecipare a questo incontro, a questi incontri qui a Oriolo, che è veramente, cioè ha questo supporto donna che è veramente un supporto donna. E aver fatto questi incontri mi è piaciuto tantissimo. Io vengo da una vecchia esperienza tumorale, un'esperienza molto lunga, purtroppo ripetuta, e vengo da un mondo, diciamo, lavoravo in ospedale e sia per me che per tutte le persone che mi circondavano ero sempre un aiuto.
Ed io stando in ospedale, diciamo, ho potuto vivere l'ospedale sia come dipendente che come paziente, ma paziente di brutto sinceramente, però ringraziando il cielo è andata bene. Io credo di essere andata a lavorare in questo ospedale, che è il Policlinico Gemelli, forse proprio perché la mia era una missione, cioè nel mio piccolo aiutare tutti quelli che mi circondavano, chiunque veniva da me io cercavo di dargli una mano e soprattutto le donne. Io sono innamorata delle mie amiche donne in rosa. Sono Maria, questo laboratorio in effetti a me è servito perché mi ha rimesso in contatto con delle persone che stanno vivendo una fase particolare della loro vita e siccome io questa esperienza l'ho vissuta parecchio tempo fa e quindi mi ricordo i momenti brutti che ho passato e l'importanza di aver ricevuto in quei momenti la vicinanza di altre persone, la condivisione soprattutto, per cui mi sono detta che era giusto farlo perché era importante per me per rivivere certe situazioni e nello stesso tempo per le altre persone che stanno affrontando questa situazione. Mi chiamo Mauro, abito Oriolo. Sono stato accolto in questa associazione in maniera, come dire, estremamente simpatica perché tutte donne, unico uomo affetto da tumore al seno. Essendo unico uomo, diciamo che è raro trovarlo perché su 100 donne che si ammalano mediamente sono 3 gli uomini che vengono colpiti. Però devo dire che le stesse metodologie, è vero che noi uomini abbiamo un seno che è fatto in maniera un po' diversa, ma la struttura di base è la stessa, le metodologie, le cure, le cose sono le stesse. Non sono mai rimasta senza foulard durante la malattia. Ho sempre portato fuori la parrucca e dentro casa il foulard di giorno, di notte. Mi toglievo la parrucca quando entravo in casa e poi un giorno invece sono uscita fuori e mi sono accorta che mi ero dimenticata il foulard. Mi sono ritirata subito dentro perché il foulard è uno scudo, una protezione, un'armatura, qualcosa che è come se avvolgesse d'amore. Li ho tantissimi, li conservo in una scatola che mi è arrivata ai tempi della malattia dall'Inghilterra, me l'ha mandata mia figlia, accompagnata da un biglietto che diceva: tutto ciò che la malattia toglie, trasformalo in dono. Lì per lì ho pensato qual era il dono che potevo fare, pure perché mi sembrava che la malattia toglieva tutto. Invece poi ho capito che la malattia restituisce il tempo, le amicizie, i silenzi, le cose più vere. Ciao a tutti, io sono Fabrizia, una donna in rosa, quindi una donna che ha subito un intervento per un carcinoma al seno. Innanzitutto voglio ringraziare col cuore chi mi ha permesso di partecipare al laboratorio da Amazzone ad Afrodite, perché è stata un'esperienza interessantissima che ha rafforzato la mia convinzione che per stare bene, essere sane e fare una vita sana, noi dobbiamo imparare ad equilibrare tutte le parti emotive di noi stesse. Probabilmente questa cosa non l'avevo capita ed ero molto in contrasto con me stessa, era sempre una continua lotta tra Fabrizia e Fabrizia. Anche questo ha portato ad ammalarmi. Un grazie anzitutto a Silvia e Annalisa per gli incontri, a mio avviso molto interessanti e proficui, basati sul metodo Strasberg, volto al recupero di parti di sé smarrite, trascurate o dimenticate e alla riscoperta di un'integrità armonica nel rapporto con l'esterno e con se stessi.
Nell'esperienza quotidiana si tende generalmente a dare per scontati e insignificanti molti aspetti, gesti, azioni o percezioni. Il suggerimento è invece quello di guardare con ottica diversa le cosiddette piccole cose attraverso esercizi sensoriali. Questo approccio richiama all'atto unico di Pirandello L'uomo dal fiore in bocca, in cui il protagonista, colpito da un tumore alla bocca, un epitelioma, parola dolce, caramellosa, come ironicamente la definisce, medita con urgenza sulla vita. Il protagonista parla di un nuovo rapporto salvifico instaurato con le cose. Ad esempio, si sofferma per ore affascinato a contemplare l'abilità con cui i commessi intrecciano fiocchi e nastri nel confezionare profumi o osservare attentamente in tutti i dettagli le sedie di uno studio medico che hanno visto passare tanti pazienti. Così le piccole cose trascurate acquistano nuova luce e significato, rappresentano un ponte con la vita, alleviano il dolore e la paura della malattia. Mentre facevo la meditazione del cuore, cercando di avere l'illuminazione, meditazione del cuore che ci è stata regalata, ci è stato fatto questo dono meraviglioso per riuscire a ringraziare e ricordare di ringraziare il nostro cuore per il lavoro che fa, che ha fatto ogni giorno per noi. Alla fine di questa meditazione ho aperto gli occhi e nel mio giardino ho trovato questa piuma che probabilmente c'era già prima che iniziassi la meditazione, non lo so, ma non l'avevo notata. E questo mi ha fatto sentire leggera, appunto come questa piuma. Questa leggerezza ho assaporato, la leggerezza di affrontare parole pesanti come chemio, radio, interventi, dolore, paura. Mentre invece in questo percorso che abbiamo fatto insieme alle mie compagne, dove abbiamo tirato fuori emozioni molto forti, mi ha dato questa sensazione di alleggerire queste parole che ti fanno piegare la schiena, che ti chiudono lo stomaco. L'accogliere l'aiuto, non avere sempre il controllo, la leggerezza di essere aiutati e di non sentirsi in debito per questo, ma semplicemente essere aiutati. Abbiamo parlato anche di cicatrici che per alcune di noi ci identificano, ci feriscono, ci continuano a ferire. E qui le abbiamo trasformate in parte di noi, nel nostro punto di forza. Abbiamo ritrovato la nostra Afrodite, la nostra bellezza, spariscono quasi, ma rimangono sempre con noi. E questo è la forza della condivisione, è la forza nel volerci aiutare, è la forza di parlare del dolore, perché così diventa più leggero, come questa piuma, nella condivisione, nel poter sapere che riusciamo a superarla, che si può guarire, che ci si può riuscire. Basta, non riesco più, perché poi mi emoziono. E devo dire che mi fa bene, ci sto bene. Il momento che mi prendono adesso, quando mi prendono le paure, le angosce, il pensiero che potrebbe ricapitare, e allora prendo il cellulare e ascolto la meditazione. E devo dire che finita la meditazione, dopo una mezz'oretta, riesco a essere serena, tranquilla. E nel momento della mia tranquillità sento che, non lo so, sarà una mia sensazione,
qualcuno che mi abbraccia e mi stringe così, e da lì torna la serenità, la tranquillità. Però da subito ho cominciato a lavorare su me stessa, mi sono aperta, ho cercato di non chiudermi, e quindi meditazione, passeggiate, ho riscoperto un'attenzione verso la natura che non avevo mai avuto, gli animali, e nonostante comunque vivessi un momento di paura tremenda, e soprattutto paura, terrore di perdere i miei familiari, di lasciare sola mia figlia piccola di 7 anni, l'altro mio figlio grande, il mio compagno. Però questo lavoro su me stessa mi ha portato poi a capire che loro sono la mia forza, il mio compagno è la mia roccia, lui mi tiene con i piedi per terra quando la mia mente vaga per pensieri e sentieri non piacevoli. E quindi in un lavoro che abbiamo fatto appunto nel gruppo, con il gruppo, io ho visualizzato il mio oggetto del conforto ed è un sasso, un banalissimo sasso. Mia figlia è fissata con i sassi, li cerca, li colleziona, li adora, e infatti questo è un suo sasso che lei ha colorato e ha disegnato come una coccinella, e io questo me lo tengo nel cuore perché mi dà la forza, l'energia, la stessa forza che mi hanno dato le donne del gruppo, le amiche che mi hanno accolto. Io ho sentito un amore immenso, un'energia che mi ha coinvolta, e questa forza mi fa bene, mi sta un po' preparando a quello che sarà il mio percorso, e quindi grazie. Grazie a tutte voi perché è stato veramente bello, sento un amore che mi circonda e che mi fa bene. Ne farò tesoro, questa forza mi terrà compagnia nel mio futuro. Grazie. E io ho visto, diciamo, la mia rinascita come risorsa il rosso. Da bimba vestivo di rosso, cosa che avevo completamente rimosso, tolti perché non era troppo evidente, non so, evidenziare troppo questo rosso che invece aiuta tantissimo anche il prossimo. Condividere le sensazioni, incoraggiamenti, dai e ricevi, non è... Una volta si andava alla fontana a lavare la biancheria, diciamo, di casa, e non era... Tanti dicevano che era una fonte di pettegolezzi, invece no, era una risorsa, scambio di opinioni, di esperienze, chi la fa meglio, chi la fa peggio, chi evita un errore, e l'altra dice, ah sai, ho scoperto questo e quello. Allora andare in piazza e esporsi al pubblico, che a volte ti guardano con un po', dice, poverina, come stai? Che alla terza volta uno diventa un po' scocciata, insomma, e invece no, perché è una forma anche quella di aiuto. Come stai? Serve qualcosa? Ti posso essere utile? E sai che c'è. Io dico comunque di appoggiarsi, di avere fiducia nel prossimo e vedere sempre il lato positivo che c'è, anche se in una stanza buia, piano piano uno poi si adatta al buio e qualcosa vede. Se invece entri accecata e pretendi di vedere com'era con faro addosso, non è possibile, non aiuta. Sono molto contenta di aver fatto queste esperienze, questo scambio di opinioni, visto delle persone che hanno immediatamente fatto suo una risorsa, una messa in scena, una creatività che uno dice, ma da dove esce? Esce perché non è pretesa, però esce quando si sta pure un po' più tranquilli, che non è che superato quello stato d'animo di imbarazzo, che non c'è niente per cui imbarazzarsi, e allora esce una bella risorsa creativa che viene da dentro, c'è in qualche modo, bene o male nascosto, ma c'è. È bello, è stato un bel rifiorire, e però nello stesso tempo fare un decorso vita
più positivo, più piacevole. Il supporto donna per me è stato un aiuto enorme, anche dopo tanti anni, insomma, che ho convissuto con questo limbo un po' strano. Va bene, un augurio a tutte noi, grazie. Diciamo che per me non sono mai stata male, era scritto sulla carta, me lo diceva l'oncologa, ma per me non è stato mai una vera malattia. Eppure ho fatto la mia operazione, e ho tolto i miei linfonodi, con le mie diramazioni, come diceva il professore che mi ha operato, e ho fatto la mia chemio, la mia radio, e poi ho deciso da camminare. Questo camminare, come è successo che sono arrivata in questo gruppo, ho portato le scarpe, perché a parte ne ho consumate tante di scarpe, perché ho camminato veramente tanto, chilometri e chilometri, infatti queste sono consumate, sono molto consumate. Queste scarpe consumate hanno cominciato a farmi sentire meglio, cammina e poi niente, quando sono arrivata in questo gruppo, è arrivato il momento che dovevo parlare, ho raccontato un po' della mia esperienza. Io ho fatalità proprio qua a Oriolo, quando ho incontrato questa curandera, l'ho incontrata prima che mi ammalassi e io gli chiesi per quale motivo a me accadevano alcune cose particolari e lei mi disse: vai avanti, vedrai che troverai una spiegazione, perché la tua missione è aiutare altre donne. E niente, il tempo è passato, è arrivata la mia malattia, è arrivato il momento di incontrare altre donne, ho parlato della mia esperienza passata e la mia missione è aiutare altre donne. Infatti nel percorso della mia malattia ho aiutato molte donne, perché quando io parlavo, non so per quale motivo, le donne mi dicevano: Cecilia, tu ci fai sentire bene, ci fai stare bene quando tu parli, dai consigli, dai una felicità, dai uno stimolo a sentirci bene. E tutti che mi cercano, tutti che mi vogliono. E a me questo mi fa sentire bene, mi fa sentire ricca. Io sono ricca, ecco, è la parola giusta. Io questa malattia mi ha fatto diventare ricca, ma ricca dell'amicizia delle altre persone, il sentir bene che le altre persone sentono stando vicino a me. Niente. Appunto il laboratorio mi ha fatto conoscere tante donne con esperienze diverse dalle mie, ma tutte donne molto forti. Quelle che mi hanno, diciamo, toccato di più sono quelle che ancora adesso stanno combattendo questo tumore, questo cancro, che la parola dà tanto fastidio, tanto impressione, però vi assicuro che le vedo tutte quante molto combattive, molto che sanno reagire. Però questa appunto è una specie di piccola missione che mi tocca. E l'unica cosa che mi accorgo che essendo poi subentrati dei problemi anche in famiglia, problemi familiari abbastanza pesanti per me, mi accorgo di passare dei momenti che mi sembra di non farcela. Solo che, come mi hanno detto le mie amiche psicologhe di qua che ci hanno aiutato, mi hanno detto: ti devi accettare e devi la parola d'ordine, la frase che mi è entrata nel cuore è: di più non posso. Cioè io quello che posso fare lo faccio. E a questo proposito mi sono fatta fare dai miei 2 nipotini questo cartello: di più non posso. E questo cartello lo metterò in casa al posto di una televisione e me lo leggerò ogni volta che esigerò da me chissà che cosa. La vita è quella che è e quindi uno può arrivare fino ad un certo punto. Comunque la cosa più bella è la solidarietà tra amiche. Questo l'ho visto anche in questi nostri incontri. Cioè sentire le altre, riuscire con le altre a trovare una soluzione, a trovare una via. Ognuno di noi poi trova la sua, però ecco, accettarsi anche
cosa che magari io spesso da me chissà che pretendo, ma di più non posso. Vi saluto. Durante questo laboratorio abbiamo fatto diverse esperienze e quella che mi ha incuriosito di più è stata quella della sedia vuota. Ma sono proprio stanca, non ce la faccio più, veramente è faticosa questa cosa, è tutto, mi sento proprio giù di corda, mi sento una schifezza, diciamolo pure. E non voglio vedere, non voglio sentire nessuno, voglio starmene in pace, voglio starmene da sola e non voglio vedere nessuno. Non voglio vedere nessuno, voglio stare qui da sola. Ti capisco, però vedrai che passerà. Questo è un periodo, è un brutto e lungo periodo, ma vedrai che passerà. E vedrai che ricomincerai, ti riapproprierai della tua vita e lo farai in una maniera diversa. Sì, sai, perché la bellezza della malattia in effetti consiste proprio nel ridare delle priorità alla nostra vita, rivedere le cose in una maniera diversa, dare un aspetto diverso agli affetti, alle amicizie. Scoprirai anche delle cose nuove, metterai in luce il tuo lato di essere una guerriera, darai valore a delle cose che prima non avevi mai preso in considerazione. La tua voglia di vivere sarà talmente forte che tu non vorrai più perdere neanche un momento. E anche un'altra cosa scoprirai che devi prenderti cura di te, ti devi volere bene. E volersi bene significa anche condividere le proprie esperienze con altre persone, stare insieme e godere di ogni momento. Perché come dice una mia amica, è una cosa che a me piace tanto, la vita è veramente un'opera d'arte. Diciamo, abbiamo fatto un corso, chiamato così un corso, dove ci sono state insegnate tutta una serie di tecniche e di modi per affrontare la malattia così terribile, ma per me ormai che ci convivo da una vita non così malvagia. Queste sedute, queste le lezioni, abbiamo fatto anche dei momenti di meditazione. Questo fatto mi ha portato a vivere un'esperienza molto bella, assistere all'evoluzione di una coppia di pattinatori dove le donne scivolando su sul ghiaccio praticamente eseguivano una serie di figure plastiche molto belle e soprattutto quello che è stato per me magnifico, rivivere i lanci che venivano fatti da parte del portatore alla ragazza. Per me è un inno alla vita, a qualcosa che ci deve liberare dalle paure e ci deve soprattutto esprimere la nostra gioia di vivere, perché non è detto che uno, perché sia affetto dalla malattia, deve comunque pensare che si debba per forza lasciare questa terra. No, non è vero, io sono 40 anni che vivo questa situazione e quello che è molto importante però è la prevenzione. Ho capito che cosa significava trasformare in dono tutto ciò che la malattia toglieva. Era proprio questo restituire alla vita tutto ciò che ci era mancato. Ma non potevamo aspettare di ritornare alla vita o sani. Bisogna farlo proprio quando si è malati, per restituire a noi stessi la dignità. È come
quando si tira fuori un foulard e si avvolge, è come se si bendasse l'anima di tutte le ferite che ha, di tutte le sue parti indifese, e così si può calmarne il dolore. Per me il foulard è questo. Oggi quando li riguardo vedo la me indifesa, debole, ma in realtà riesco a ricordare la forza. Durante l'esperienza di Spazio Supporto, nel seminario da Amazzone ad Afrodite, ci è stata proposta una musica particolare. Lì per lì io ho pensato al mare, ma era una cosa detta dalla mente. Ad un certo punto, quando veramente mi sono lasciata andare e la musica è entrata, io mi sono rivista di notte, quando scendevo dal letto e mi era caduto il foulard dalla testa, e ho rivisto il foulard e questo gioco di colori che mi avvolgeva e che questa musica mi faceva rivedere. Io ho provato tanta gioia nel sentire questa musica, perché in qualche modo questi foulard li avevo un po' messi da parte e quindi questa cosa me li ha ritirati fuori e me li ha ricordati con immensa gioia. Durante la mia malattia ho fatto un percorso di guarigione fisica, ma ho seguito anche un percorso di guarigione psichica interiore. Ho capito che ciascuna di noi deve veramente imparare a gestire le proprie emozioni, per cui sì, se è vero che siamo delle amazzoni, quindi delle donne forti, volitive, delle guerriere, non dobbiamo mai dimenticarci la nostra bellezza sia interiore che esteriore, perché noi siamo delle creature uniche, irripetibili. Questo mi ha portato a fare anche un rito quotidiano. Io tutti i giorni do un saluto di buon auspicio al nuovo giorno e lo faccio spalmando su tutto il mio corpo una crema profumata, stimolo così tutti i miei sensi e do il buongiorno alla Amazzone che è in me, coccolando la mia Afrodite. Il mio nome è Laura e questa è la valigia di Mary Poppins. Beh no, è la mia, ma funziona allo stesso modo. Nel film della Disney, Mary Poppins dalla sua valigia tirava fuori tutto quello che le serviva per abbellire la stanza che le avevano assegnato come bambinaia. Anche la mia è vuota e leggerissima, ma contiene tutta la mia storia, tutte le mie esperienze, le mie emozioni, i miei sentimenti. Sì, c'è anche lei, la malattia, quella che ti obbliga a ricordare che sei immortale e ti obbliga a vivere comunque. Ho fatto delle scelte radicali per il mio corpo, ho chiesto al chirurgo una menomazione totale. Mentirei se dicessi che è stato facile. È comunque una perdita da digerire, un lutto da lasciar decantare. Ma sono certa che se cerco nella mia valigia adesso trovo quello che mi serve, cioè la voce di Afrodite. Eccola, eccola. Sarò gentile con me, sarò amorevole con me, sarò indulgente con me, sarò benevola con me, sarò tollerante con me, sarò socievole con me, sarò sorridente con me, sarò ironica con me, sarò accondiscendente con me, sarò giocosa con me, sarò e sono bella per me. Donne decise a riappropriarsi dei diritti e delle doti di Afrodite. Volersi bene, apprezzarsi, prendersi cura dell'anima, accettare i propri limiti con amore, riposare,
consolarsi e rassicurarsi. Potrebbe apparire inusuale che una guerriera ceda alle dolcezze e alla fragilità della dea dell'amore, ma non è così. Ci vuole proprio il coraggio indomito di un'amazzone per mollare le resistenze, lasciarsi andare, abbandonarsi alla tenerezza, in un mondo che non sempre apprezza l'autenticità e la morbidezza. Questo gruppo di donne l'ha fatto. Donne che sono state capaci di usare la malattia come opportunità per crescere in consapevolezza e come missione per incoraggiare altre donne che vivono la stessa dura esperienza a prendersi cura di sé e avere fede nella vita.